Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentrovati, come state? Io sto una bomba. Mi sono fatta una settimanella, diciamo, di presenza, più del normale, e vi ringrazio per tutte le mail e messaggi di supporto all'amore che mi date. Mi sono ripresa del tutto. Non ho iniziato ancora a fare sport, ovviamente, perché non, ho imparato, diciamo, ho imparato, ho fatto delle pratiche di yoga in modo autonomo, di stretching, quindi grazie, 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 grazie per tutto. E quindi, ragazze mie e ragazzi, ho ripreso subito la mia iperattività, però con la dovuta calma. La mia iperattività con la dovuta calma. Lento ma veloce, insomma. Lento ma veloce. Sì, è stata bellissima questa settimana perché senti che il dolore è proprio un grande maestro. Cioè, senza il dolore tu non ti fermi a correggere dei comportamenti unilaterali, che magari non sai manco quali sono, a volte non sai manco quali sono. A livello razionale posso pensare alla mia iperattività, però non è quello. Cioè non è solo quello, cioè non possiamo analizzare con la mente. Guarda, quando inizi a analizzare con la mente finisce la magia si perde, perché tutto è un simbolo, il simbolo non va analizzato, il simbolo va sentito. Cioè, non va analizzato, va sentito. E l'ardire della mente di analizzare e di capire fa perdere completamente il suo significato. E va sentito, va respirato. E quindi grandi sono le percezioni che ho avuto senza analizzare niente. Cioè, mi ha portato a fluire ancora meglio, no? Fin quando siamo qui incarnati, stiamo imparando. Se no, non ci saremmo incarnati, non ce n'era bisogno, no? E quindi è stato bellissimo. Ragazze mie, allora, vi sto preparando tutti i segni zodiacali di dicembre 2024, ok? Vi suggerisco di salvarvi il video, riguardatelo durante il mese, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, ragazzi nuovi, benvenuti nella nostra scuola iniziatica, il portale della trascendenza, laddove stiamo riscoprendo la fede, che è l'unica cosa che è fondamentale per andare incontro alla trascendenza. Quando ve l'ho scritto sul post su Instagram, dopo la pubblicazione della potente preghiera sciamanica, quando vuoi rendere un uomo schiavo, lo devi separare da Dio e quindi dalla fede. E quindi questo ci permette, con quella potente preghiera sciamanica che vi ho messo, ci permette di sentire le forze che ci abitano e che ci permettono quotidianamente di affrontare la guerra delle nostre resistenze con grande coraggio, proprio come Perseo, il grande eroe del mito greco, che incarna la figura dell'uomo trascendente nel momento del Kali Yuga. Nel momento del Kali Yuga è necessario il Perseo che vive in te, e il Perseo che vive in te è mosso da una causa più grande di se stesso e riesce a trascendere i limiti di se stesso. Un po' diciamo come Neo del film Matrix, che è una rivisitazione del Perseo, del Perseo dell'antica Grecia, del mito greco. E quando Neo nel film Matrix muore, riesce ad abbattere tutti i nemici, proprio perché muori alla vecchia realtà duale, al mondo oggettivo, e rinasci nella fede. È proprio come Perseo. Perseo scende nel regno di Ade, quindi muore nel regno sotterraneo, muore alla realtà oggettiva, alla superficie, scende, vince e ritorna con la testa di Medusa. Quindi, ragazze mie e ragazzi, siamo tutte delle Perseo, dei Perseo,
Oggi ci concentriamo nel vedere le energie dal 25 novembre al 1° dicembre. Che vi volevo dire altro, un'altra cosa, non mi sto ricordando, va bene, mi verrà nel mentre. Invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a praticare la magia pratica, appunto. È tutto nella mia playlist L'arte sciamanica, va bene? Come affrontare il dolore, come affrontare le emozioni, tutto c'è tutto lì. I tarocchi ci servono a vedere perfettamente qual è il viaggio karmico e dharmico. E quindi noi nella nostra scuola iniziatica vediamo quello che accade potenzialmente per andare incontro al superamento dei nostri limiti, come con l'empirismo radicale, la spiritualità. E quindi, ragazze mie e ragazzi, oggi mettiamo, come sapete dalla mia storia su Instagram, che ho messo la settimana scorsa, che ho comprato 8000 tarocchi nuovi, allora mettiamo questi tarocchi nuovi qua, ci facciamo la stessa stesura dei giorni della settimana, come abbiamo fatto la settimana scorsa, che mi è tanto piaciuta. E lo so anche a voi. Allora, mettiamo due varianti oggi. Allora, ragazze, questi sono i tarocchi preraffiniti. Mi sono messi qua, lo so che prima che me li chiedete. Eccoli. Tarocchi preraffiniti tarot, questi qua. Poi questi altri sono bellissimi, li cercavo da tempo. The Pulp Tarot, questi qua, molto ispirati agli anni 60, 70, ai film americani. Bellissimi, bellissimi. Allora, ok. Ci concentriamo su questo adesso. Potete sentirle anche entrambe come una variante unica, però lasciatevi sempre ispirare. Per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, sotto all'info box schiacciate sul titolo del video, delle previsioni settimanali, c'è la timeline di ogni mazzo, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, settimana che va dal 25 novembre al 1° dicembre, vediamo come entriamo in questo avvento, che poi abbiamo avuto il Capodanno dell'anima tra ottobre e novembre, ve ne siete accorte? Ve ne siete accorte, Cioè, quindi diciamo che questo dicembre ho fatto un po' di segni zodiacali, è forte, sono forti, sono forti. Va bene, dai, allora partiamo. Primo mazzo, secondo mazzo, uno o l'altro oppure entrambi. E partiamo dal primo mazzo. Allora, vediamo, prima di tutto voglio mettere una carta oracolare guida. Allora, ci mettiamo una carta oracolare guida, ce lo facciamo come l'altra volta, ci mettiamo questi. Allora, vediamo, qual è l'energia di questa settimana per te? Con quale realtà fenomenica ti confronterai affinché tu possa superare te stessa o te stesso e andare incontro alla prosperità che la tua anima richiede e auspica a compiere il tuo destino, il capolavoro della tua vita? Quali sono le energie con le quali ti confronterai in questa settimana? 25 novembre, 1° dicembre. Nulla accade per caso, l'universo ti sta inviando dei segnali, presta attenzione. Riceverai dei segnali dall'universo che ti faranno drizzare le antenne e farai i collegamenti. Ci saranno delle cose che accadranno in questa settimana e tu capirai che non è un caso. Il caso non esiste, questo ovviamente. Di che stiamo parlando? Stiamo alla scuola iniziatica, parliamo. Dovremmo fare altri oracoli praticamente. Li creerò degli altri oracoli, anche dei tarocchi, più in là, li creerò. Tarocchi trascendentali, trascendentalisti. Allora, nulla accade per caso, ovviamente, tutto ha un fine. Come diceva Giordano Bruno prima di essere messo a rogo, tutto accade per un ottimo fine e si stava per essere messo a rogo. Ok. Quindi l'universo ti manderà dei segnali in questa settimana per farti ricollegare le cose, ricongiungere il puzzle. Presta attenzione, ti chiedono di essere presente in questa settimana. L'uomo trascendente, noi trascendentalisti ci adoperiamo per essere presenti sempre. Cosa vuol dire la presenza? La presenza significa fermo, anche se stai correndo, anche mentre fai footing, fermo. Che vuol dire?
testimoni attivi senza giudizio. Questa è la presenza. Testimone attivo senza giudizio. Il testimone attivo è la fede attiva. Quindi ferma, cioè non emettere giudizi per niente. Fai questa pratica in questa settimana perché il giudizio ostacola le antenne, oppure altera il messaggio che ti sta arrivando sotto forma di percezioni o eventi che accadono. Il giudizio altera il messaggio o non te lo fa vedere proprio. Va bene? Ok, questo è il modus operandi proposto da Dio, dalla tua anima. Ciao, sono Dio. Ti propongo un modus operandi in questa settimana. Poi, a tua discrezione, fallo se vuoi, se no non fa niente. Vabbè. Allora, questo è il modus operandi proposto dalle forze, dalle istanze in questa settimana. Se fate la pratica della potente preghiera sciamanica, state sicure e sicuri che le antenne stanno drizzate. Vi ho suggerito di farla ogni mattina quella per almeno una settimana, d'accordo? Ok. Perché sentite proprio le forze interne. Allora, detto questo, adesso ci andiamo a fare singolarmente ogni giorno della settimana, va bene? Ok. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi, variante primo mazzo e della variante nulla accade per caso, l'universo ti sta inviando dei segnali, presta attenzione. Cosa accadrà in questa settimana, giorno dopo giorno, e poi ce la analizziamo con i mini tarocchi. «25 novembre, 1 dicembre, 25 novembre, 1 dicembre». Allora, partiamo, anzi voglio fare un'altra cosa. Allora, facciamo il taglio e poi faccio così. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, adesso mettiamo qua, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ok, vediamo un po' il fondo mazzo. Ah, abbiamo una bella torre. Stavo dicendo, che bel disegno, cos'è? Ah, è una torre. Allora, abbiamo una torre qua. Stanno tutti al contrario, va bene. Io non leggo i tarocchi al contrario, se non quelli che non lo richiedono. Torre, regina di spade, regina di coppe, 6 denari. Che è successo qua, ragazze? Che è successo? È successo un cambio, è arrivato un cambio da parte del destino, dall'universo, che non ti aspettavi o che non ti aspetti, o può accadere un cambio in questa settimana. Probabilmente la rottura di una relazione, la rottura di qualcosa, o tu sei stanca di attendere qualcosa e fai un cambio, mossa anche dagli eventi che ti portano a farlo, un cambio distruttivo, fruttifero per altre cose. Due di spade abbiamo qua. Sì, 3 di coppe di nuovo. Qua c'è qualche cosa, qua. Alcuni di voi hanno a che fare con una situazione di triangolazioni qua sul piano amoroso. E succede una rottura o è già successa o venite a scoprire qualcosa, l'avete già scoperto. Oppure come di base c'è una situazione dove avete potuto perdere la pazienza per qualcosa e avete fatto un cambio o rispetto a una relazione, una situazione, oppure può accadere in questa settimana. Vediamo cosa ci raccontano. Allora, lunedì, la papessa. Lunedì qua io ti vedo molto introspettiva, anche se sei uomo, ti vedo molto lavorare con la legge spirituale. La papessa mi parla di studi anche, mi parla di situazioni lavorative dove ti stai applicando. Mi parla di un momento di introverso più che estroverso tuo. Quindi mi parla di studio, oppure di studio su te stessa, lavoro introspettivo, oppure di gestione di questioni anche economiche, lavorative. È un'energia molto introspettiva il lunedì, poi andiamo a vedere perché.
Vediamo il martedì. Questo è il martedì e l'asso di spade. Martedì ricevi comunicazioni, se stavi aspettando comunicazioni, martedì ricevi comunicazioni con l'asso di spade, anche nuovi inizi che partono da una centratura che hai tu, che stavi già lavorando su di te il lunedì. Quindi l'asso di spade il martedì mi parla di comunicazioni, di nuovi inizi che partono da comunicazioni. Ha magari situazioni di silenzio che ripartono con una situazione di comunicazione. Ok, oppure chiarezza di idee, ti sei chiarita le idee, parli, inizi, tutti gli assi sono inizi, poi li vediamo con i mini tarocchi comunque, però l'energia del martedì è di chiarezza mentale, di determinazione. Vediamo il mercoledì cosa accade. 9 di bastoni, mercoledì ti vedo un po' stanca per qualcosa, ma il 9 di bastoni è anche un non arrendersi, no? Quindi un po' di sforzi da fare, un non arrendersi su qualcosa. Sì. Poi li vediamo con i mini tarocchi. L'energia del mercoledì è un'energia di non arrendersi su qualcosa, c'è un po' di stanchezza, ma ci si fa forza. Poi lo vediamo, ripeto, con i mini tarocchi. Vediamo il giovedì. 9 di denari. Io il giovedì ti vedo molto bene per quanto riguarda le situazioni lavorative. Possono esserci entrate di denaro. Ti vedo stare bene a livello psicofisico il giovedì col 9 di denari, perché il 9 di denari è un'energia autonoma di benessere personale, di amor proprio. Ti vedo conseguire un certo amor proprio il giovedì. Sì. Vediamo il venerdì. 10 di denari. Ci sono delle entrate qua importanti per alcuni di voi da un punto di vista economico e lavorativo. Un po' di stanchezza il mercoledì, però i risultati li vedrai perfettamente giovedì e venerdì. Quindi a livello lavorativo ti vedo stare molto bene, molto appagata o appagato da un punto di vista di stabilità. Vedo anche riunioni in famiglia con dei familiari. Ti vedo stare bene, molto bene tra giovedì e venerdì. Non ti sei arresa il mercoledì, stavi pensando a qualcosa, dai ce la devo fare, vedo una grande introspezione e maestria già da lunedì e il venerdì vedo godere anche di questa tua stabilità raggiunta. Vediamo il weekend, sabato. Sabato un set di denari, probabilmente qua farai degli investimenti, penserai di fare dei nuovi investimenti il sabato, perché vedo giovedì e venerdì qua le entrate di denaro, comunque una stabilità raggiunta, magari hai un negozio, ci sono delle entrate importanti, il sabato pensi di abbellire qualcosa all'interno del negozio, mi spiego? Potrebbe essere questo. Fatto sta che il sabato ti vedo rilassata dei frutti della tua impresa nella pragmaticità che hai già conseguito durante la settimana. C'è un'attesa, il sette denari è anche un'attesa fruttifera, no? Della serie, è un'attesa che porta buoni frutti. Ecco. Vediamo la domenica. La domenica c'è un po' di abbassamento d'animo, abbiamo un po' di abbassamento d'animo, la domenica c'è un 5 di coppe, è come se venissi un po', ti venisse a trovare una certa dea che qualcuno conosce bene, una certa dea. Come vi insegno sempre, lo dico alle ragazze nuove, ai ragazzi nuovi, tutte le emozioni sono dei, forze, istanze. Diciamo il 5 di coppe ha a che fare con un po' la dea di un po' della dolce tristezza, la dolce malinconia. La domenica potremmo avere un po' di questa dea con la quale confrontarci affinché possiamo avere il suo favore. I tarocchi ci servono a vedere come possono andare le cose secondo il nostro karma, che è comune a tutto il genere umano, e superare i nostri limiti, ossia affrontare le dee o gli dei, che sono le emozioni che ci arrivano, per adempiere un gradino di consapevolezza e di evoluzione successivo e quindi avere il favore dell'emozione. Ok, questo è a livello generale. Andiamo a vedere adesso con i mini tarocchi, cioè con i tarocchi più piccoli, cosa ci raccontano in merito a quello che accade in questa settimana. Vediamo. Allora, il lunedì.
La papessa cosa ci racconta? Com'è la giornata del lunedì? Cosa ci racconta la papessa? Cosa ci racconta la papessa? Qual è la narrazione che metterà in scena l'archetipo della papessa che è in te? Lunedì. 8 di spade, 7 di denari, l'asso di bastoni. Ti vedo aspettare delle comunicazioni in ambito lavorativo che arrivano. Ti vedo cercare, ti vedo attendere qualcosa in ambito lavorativo, il 7 di denari, ti vedo pensare, qua l'8 di spade mi parla di un po' di agonia mentale che te la metti alle spalle con che cosa? Siccome le spade sono il mentale, tu sei la papessa qui, anche se sei uomo, La papessa che è colei che attinge alla sua intuizione piuttosto che alla mente. E quindi vedo che con l'archetipo della papessa, laddove tu hai dei dubbi, tu ti lasci guidare dalla legge spirituale, fai le meditazioni che ho messo sul canale, lo dico anche per le ragazze nuove, e saprai esattamente cosa fare, bandendo definitivamente quello che la mente può arrovellarti, va bene? Ti centrerai, ricordiamo che qua c'era la presenza necessaria affinché tu possa non considerare il chiacchiericcio della mente 8 di spade che non ti fa vedere oltre. Quindi abbiamo un'attesa che fruttifera, che porta comunicazioni o comunque porta delle opportunità. L'asso di bastoni è un'opportunità che nasce da dentro di te e quindi anche un'opportunità che manifesti fuori del fatto che manifesti fuori perché è nata dentro di te, un risveglio della Kundalini, una nuova idea, un'intuizione, sentirai forte dentro di te proprio perché utilizzi la legge spirituale o fai la meditazione o comunque sei presente a te stessa o a te stesso. Quest'asso di bastoni mi parla di opportunità che arrivano proprio in virtù del fatto che segui l'intuizione e non la mente. Un'attesa per questa intuizione, un'attesa per... Varie sono le cose, ok. In ambito lavorativo, soprattutto per quello che stai attendendo, però papessa, sette denari mi parla più del lavoro, di fare magari delle cose in un certo modo, stai cercando l'ispirazione, ti potresti sentire un po' attanagliata dalla mente, però alla fine l'asso dei bastoni mi parla di una riuscita che ci sarà, ok. Il martedì. Di cosa mi parla quest'asso di spade il martedì? Il matto, nuova tappa, 3 di bastoni, si apre una nuova tappa che stavi aspettando, e l'imperatore. Guarda, ricevi comunicazioni da una persona che stavi aspettando, che riguardano ordine, stabilità, anche lavoro, una nuova tappa di lavoro, oppure sul nuovo posto di lavoro, qualcosa che ha a che fare con il lavoro, con ciò che riguarda la stabilità, l'ordine, avere una strategia chiara anche su come apportare una certa stabilità in alcuni ambiti della tua vita. Quindi fare secondo una strategia che hai tu, oppure arrivano comunicazioni rispetto a questo mettere ordine che stavi aspettando in vari ambiti, soprattutto per ciò che riguarda la tua stabilità. Quindi comunicazioni per ciò che riguarda la stabilità che stavi aspettando, magari stavi perdendo un po' la pazienza o una nuova idea da parte tua. Mi spiego? Una situazione che ritorna chiara. Ok. Vediamo il mercoledì con questo 9 di bastoni, che il 9 di bastoni è un po' tenere duro, no? Tenere duro, dai, ce la faccio, ok. 9 di bastoni, cosa mi parla il 9 di bastoni? Il mercoledì. 10 di bastoni, tenere duro in una situazione che poteva essere pesante. 3 di coppe, wow, la torre, eccola la torre e la torre. Allora, qua mi parla di qualche cosa, qua abbiamo il 6 di denari. Cosa c'è dopo la torre? Il 9 di denari. Qualche cosa a livello lavorativo. Succede qualcosa, o è già successo qualcosa che tu hai rivendicato e che tu sei riuscita a conquistare, o in ambito lavorativo io credo che sia qui. O hai lasciato un posto di lavoro, devi andare in un'altra parte a livello lavorativo. Abbiamo chiesto cosa c'è dopo la torre, c'è il 9 di denari, l'abbiamo subito il giovedì.
Qualsiasi cosa che ti ha tenuto stanca o sulla difensiva, una rivendicazione sul piano lavorativo o personale, tu me la vinci, mi dicono. Va bene? Il mercoledì puoi essere un po' stanca rispetto a queste dinamiche, ma questa situazione me la vinci, perché ti vedo splendere col 9 di denari anche qui il giovedì. Sì. O c'è troppo anche, o magari devi lavorare, non puoi incontrarti con gli amici, non puoi, una situazione che non ti permette di, o magari c'è troppo lavoro, questa situazione ti stanca, non ti permette di svagarti un po', di rilassarti un po', ok? Ecco, cosa succede qua? Che alla fine con nuovi denari consegui i successi per cui hai lottato, questo è il senso. Ok. Vediamo un po' cosa mi racconta il 9 di denari questo. Il giovedì, cosa accade il giovedì col 9 di denari? Due di spade, il giudizio, il 4 di denari. Se stavi chiedendo qualcosa rispetto all'economia, un aumento, volevi di più, guarda, io qua ti dico che per quanto riguarda, qua ricevi una chiamata con il giudizio, ricevi una chiamata rispetto a quello che non sapevi cosa pensare, no? 4 denari, 9 denari, mi parla di una stabilità tua raggiunta, proprio perché sei riuscita a rivendicare qualcosa e ottieni i risultati di questa rivendicazione, o sul posto di lavoro, o degli aumenti, non lo so, già mi mettevano qua la torre comunque. Vedi l'imperatrice? E tutte queste carte mi stanno parlando del fatto che nulla accade per caso, ricordiamo. Presta attenzione, tutto quello che ti sta succedendo qua sul profilo pragmatico della vita, no? Mi sta parlando di questioni laddove tu devi sviluppare il coraggio per affermare la tua volontà. Va bene? E ce la fai lavorando con la legge spirituale, rompendo degli schemi che non ti offrono la possibilità di superare una zona comfort, che è quella di rivendicare i tuoi diritti in tutte le aree, soprattutto quelle che riguardano la stabilità. Cos'è per te la stabilità? Ok? Tant'è che la settimana si apre con una bellissima papessa che è la carta della grande sciamana per eccellenza. Ok. Il venerdì. Venerdì 10 denari, 10 denari venerdì, il sole, cavaliere di coppe, 5 di bastoni. Guarda, io il venerdì vedo che c'è l'invito da parte di qualcuno, l'invito da parte di qualcuno con il quale puoi essere un po' tesa o ci può essere tensione con qualcuno che però viene risolta, perché il 10 denari per me sono gli incontri che portano a una grande stabilità. E vedo anche stabilità, incontri con i figli, una buona sintonia con i figli, con la famiglia. Qua c'è un invito da parte di qualcuno, il cavaliere di coppe, che va verso un 5 di bastoni, cioè della serie. Un invito da parte di qualcuno vuole risolvere qualcosa, delle tensioni che potete avere tu e questa persona, delle tensioni tue interne volte a una risoluzione, mi spiego? Vediamo perché il 5 di bastoni. L'asso di coppe. Qua mi parlano d'amore. Perché il 5 di bastoni, l'asso di coppe? Non so se ci sono dei figli che possono ostacolare la relazione tra te e qualcuno, o questo può essere la misura karmica da superare. Però qua c'è qualcuno che vuole risolvere delle questioni, o sei tu che hai delle tensioni interne. Il 5 di bastoni parla di tensioni con altre persone, o tensioni tue interne, o tensioni tra te e qualcuno, o tensioni tra te e la persona che arriva. Fatto sta che qua alla fine in qualsiasi modo l'asso di coppe esce, cioè c'è un'opportunità o il rinnovo di una relazione. Qua c'è il 9 di denari, vedi, è come se per alcuni di voi che vi riscontrate in questa necessità di essere autonome da un punto di vista psicofisico, emozionale, eccetera. Qua c'è uno scontro, c'è una tensione o da parte di qualcuno che ti vede molto autonomo, oppure c'è tensione perché tu vedi troppo autonomo qualcuno e non ti dà la giusta importanza. Io credo che però sia tu, però ovviamente siamo a migliaia, no? E quindi c'è questo 10 denari che vedo che è il tutto, una stabilità raggiunta, una situazione di tranquillità, di stabilità.
può essere anche un nuovo amore per alcune di voi. Vediamo questo 7 di denari. Comunque guardate il segno zodiacale che ho messo, ragazze mie, ragazzi, per la Venere in Capricorno, che l'abbiamo fino al 7 dicembre. Allora, vediamo. Trovate tutte nelle mie playlist novembre, oroscopo e previsioni, i vostri segni zodiacali con la Venere in Capricorno, cioè per il passaggio della Venere in Capricorno in questo mese. Vediamo il 7 di denari, il sabato cosa accade. Il sabato, asso di denari, paggio di spade e l'appeso. State attendendo per le questioni lavorative, c'è un'attesa che vi porta a cambiare punti di vista. Asso di denari, di nuovo questa parte del lavoro, no? Qua c'è la necessità di esprimere i propri talenti nella materia, questo mi dicono, al di là di quello che voi andate a fare, Quindi qua c'è il sabato, una sorta di attesa per un'opportunità lavorativa, per qualcosa che mi parla del lavoro che state aspettando, c'è da attendere. E il 7 di denari è una buona attesa. Le cose magari sono ferme per come le volete ancora voi, però è una buona attesa. Il 7 di denari ci insegna a confidare nell'attesa degli eventi, va bene? Vediamo questo 5 di coppe la domenica. 5 di coppe la domenica. Cosa accade domenica? Regina di bastoni, il diavolo e il 5 di denari. Per alcuni di voi vi potete un po' sentire messe da parte da una persona che viaggia un po' per capriccio, cioè che agisce per capriccio. È come se avete o il ricordo di una sensazione emozionale con una persona che vi ha fatto delle certe cose, ha palesato, magari vi ha palesato la deapenia dell'abbandono, ok? Come se poteste avere una sorta di ricordo, reminiscenza di quell'emozione, perché queste emozioni, come vi insegno sempre, se tornano le emozioni, quando tornano, devono essere incluse. Come si fa? Dicendo il mantra Uketamo, 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 io includo, io includo, io includo. Perché qua mi dicono che c'è o una persona che vi dà un po' da penare a livello emozionale, sentimentale, e quindi vi può generare la domenica un po' di questa sensazione, un po' di sconforto, oppure state pensando a quando per una persona avete sperimentato la dea dell'abbandono e quindi c'è una sorta di dolce tristezza, dolce malinconia la domenica da includere, va bene? Una volta inclusa vi dà il suo potere, vi dà il suo favore. Magari vi consiglio di fare la pratica. Questa settimana abbiamo pubblicato il video anche di cosa ti accadrà in queste 48 ore, video sempre valido, anche quello dal momento in cui lo guardi. E è capitata come, vabbè, non voglio spoilerare tutte e tre le stese, però una cosa importante è che è uscita la carta dello storytelling in tutte e tre. È stata una magia, riscrivere la storia. Magari fatevi in questa sensazione la domenica la pratica dello storytelling, raccontatevi una storia diversa rispetto a questa emozione, alla dea della dolce tristezza, no? Rispetto a questa connessione che avete con qualcuno o che avete avuto o che il ricordo di questa connessione vi porta. Riscrivetevi una storia diversa, prendete carta e penna e scrivete, come vi insegno nel video Magia Pratica 8 alla fine del video, la pratica dello storytelling, che a me ha cambiato la vita. Come tantissime di voi lo so che la stanno facendo, vi sta ribaltando completamente, ma come vi ho spiegato anche nelle testimonianze che mi avete mandato, no? Lo dico soprattutto per le ragazze nuove, perché i tarocchi ci servono a guardare qual è la realtà fenomenica che può accadere e come adoperarci per il superamento e il successo di tale realtà, no? Il modus, diciamo, di questa settimana è nulla accade per caso, l'universo ti sta inviando dei segnali, presta attenzione. Da tutta questa stesa emerge la necessità, con questa papessa che apre e questo 5 di coppe che chiude, questo 9 di denari al centro, emerge proprio in questa settimana una grande introspezione al fine di portare bellezza e equilibrio al vostro essere individuale. Questo è il senso, perché partiamo con una grande forza psichica il lunedì con la papessa, per poi arrivare a sentirsi veramente centrati il giovedì. E poi grazie a questo potere acquisito abbiamo questo 5 di coppe che lo puoi supportare
questo grande, puoi supportare questa cosa che ti accade la domenica, questa sorta di un po' di malinconia, proprio perché sei arrivato a un livello successivo. Allora integri altre cose che la dea della dolce tristezza ti può portare, ok? Vediamo adesso, che mi hanno messo molta curiosità, cosa ti fa integrare la dea della dolce tristezza la domenica, e magari vi do anche con queste carte della magia uno spunto per scrivere lo storytelling, ok? Vediamo. Allora, cosa porta la dea della dolce tristezza la domenica? E come scrivere lo storytelling? Uno spunto. La tormenta, tutti gli uragani arrivano al loro fine. Vi potete immaginare magari di scrivere che c'è un uragano, una tormenta, magari una vecchia nave di pirati ti ha rapito, non lo so, fatevi ispirare dalla, come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 8. Qua mi dice che la domenica ci può essere una tormenta emozionale che però giunge al suo fine grazie alla presa di consapevolezza del fatto che questa dea ti sta offrendo un potere. Va bene? Qui non abbiamo l'ardire di voler controllare le emozioni con la mente razionale, perché si perde la magia. L'anima, che è l'anima mundi, l'anima del mondo, si nutre di poesia, di dramma, ma non il dramma inteso come lo intendiamo noi adesso, il dramma greco, ed è pathos, si nutre di pathos. Allora magari guardatevi anche un bel film per entrare nel pathos. Un film, che ne so, d'amore piuttosto che... Vabbè, a me i film di fantascienza mi fanno commuovere. Non di tanto i film d'amore. I film di fantascienza. Ricordo che quando uscì Lucy, che vi ho messo tra i film consigliati, andai con questo mio amico ed altre amiche di questo mio amico al cinema, e tutte stavano, quando finì il film, le persone uscivano un po' sgomentate, non so se si può dire sgomentate, un po' così, ma nessuna piangeva a dirotto commossa come me. Le amiche del mio amico dicevano: Francesca, perché stai piangendo? Perché la mente umana è meravigliosa. La mente umana è meravigliosa. L'anima, la mente umana. Cioè, io ero proprio commossa. Ok. Quindi magari guardatevi un bel film, immedesimatevi nei personaggi, mi spiego, e lasciate che questa dea faccia il suo corso con la consapevolezza di quello che state facendo. D'accordo? Ok, adesso vi metto un'altra carta di queste. Vediamo. Una nuova vita si apre per te in questa settimana, ragazze mie, una nuova vita. Mettiamone un'altra. Qui ed ora, proprio in questa settimana si aprirà per te una nuova vita. Va bene? Voglio mettere giusto una cartina qua sull'amore, visto che me l'hanno soltanto qua accennato la domenica. Vediamo un po'. La domenica e non solo, perché pure qua, leggermente. Amore ostacolato. Ci possono essere degli ostacoli tra te e una persona o tra te in questa settimana. Superamento degli ostacoli. Cosa significa superamento degli ostacoli? L'altra persona è una maschera del divino, che il divino usa affinché tu possa superare te stessa o te stesso. Allora la dea della tristezza, la dea della dolce tristezza, ci dice: l'unica relazione che hai in questa settimana non è con l'uomo o la donna che abbiamo qui o che stai pensando, è con le emozioni che questa persona ti fa vivere. Allora, per superare l'ostacolo devi vivere l'emozione, perché si apre grazie alla presa di consapevolezza una nuova vita qui ed ora, proprio in questa settimana. Vediamo con le mie carte oracolo, lui, lei, per le ragazze nuove, le trovate sotto all'info box in descrizione. Cosa ti vuole dire il tuo sposo celeste che si incarna in una persona piuttosto che un'altra? Il tuo sposo celeste in questa settimana, magari incarnato in questa persona, vediamo cosa ti vuole dire. O la sposa celeste. Mi fai perdere il controllo. Qua c'è una persona a cui tu fai perdere il controllo, l'abbiamo visto anche col 5 di bastoni qui,
e fai perdere il controllo per qualcosa. Quindi vediamo anche la torre, vediamo perché ti fa perdere il controllo. Sono scappato per paura che mi lasciassi. Qua c'è una persona che scappa o che è scappata per paura che mi lasciassi. Quindi qua c'è una persona. Grazie a questa emozione tu integri il messaggio al di là di quello che ti sto dicendo io adesso, eh. Qua c'è qualcuno che è scappato, o tu o questa persona, per paura di sentire l'amore. Ma l'altro fuori non esiste. Tu prenderai questa consapevolezza per avere questa nuova vita e una relazione appagante. Siamo noi che scappiamo dal darci a cosa? Alle nostre emozioni. Allora tu ti dai a questa emozione qua che arriva in questa settimana o arriva anche prima. E allora gli ostacoli si superano. Ok? Ok. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo di tarocchi. Andiamo a vedere questa settimana dal 25 novembre al 1 dicembre con quali energie ti confronterai per superare te stessa o te stesso, per andare incontro al Dharma, alla missione dell'anima. Ok? Allora, prima di tutto voglio metterci un oracolo di partenza. Vediamo qual è l'energia con la quale ti confronterai affinché tu possa superare i limiti della realtà oggettiva e trascendere la dualità e andare incontro alla verità. Qual è il promemoria divino per te in questa settimana? Quali sono quindi le energie con le quali ti confronterai? Vediamo. Domani. La risposta è nel futuro, procedi con fiducia. Allora, questa è una carta bellissima, guardate che immagine stupenda di questo tramonto. Il tramonto nella ruota di medicina degli indiani d'America è legato all'ovest. Il sole tramonta a ovest, sorge ad est e tramonta a ovest. E gli indiani d'America vedevano, quando abbiamo un po' di ansia, no, dalle vicissitudini quotidiane, veniamo continuamente traghettati, sballottolati con la mente perché il sistema ci vuole sempre performanti, no? Veloce, veloce, veloce. Allora, ci sono delle pratiche nella ruota di medicina degli indiani d'America, laddove ci si rivolge, in questo caso è quello che ti suggerisco di fare in questa settimana, di rivolgerti a ovest, cioè metti proprio lo sguardo a ovest, vedi dove è l'ovest, anche con una bussolina, o comunque ti orienti dove è l'ovest, dove tramonta il sole, e appellati all'orsa nera, orso nero. L'orso nero è l'animale totem per i nativi americani che si trova posizionato a ovest, allo spirito dell'ovest. E allora appellati allo spirito dell'ovest e chiedi allo spirito dell'ovest di, di supportarti nel viaggio sotterraneo che ti permette di esplorare i più grandi tesori custoditi nella tua psiche. Spirito dell'Ovest, orso nero, io ti chiedo di prendermi con te e di supportare il mio viaggio ctonio sotterraneo affinché io possa onorare e servire i grandi segreti. Rendimi invincibile. Segnatevi questa cosa che vi ho detto adesso, perché la fiducia che ti arriva grazie all'invocazione dello spirito dell'Ovest, l'orso nero, guardando, volgendovi a Ovest proprio, vi darà quel supporto animico per scrutare i grandi misteri di quello del domani che non sappiamo e avere fede impeccabile negli eventi. Perché ci sono, adesso lo vedremo con i tarocchi, delle situazioni in questa settimana che ti proietteranno in questo adempimento spirituale. Va bene?
Ok. Comunque poi vi farò un podcast sulla ruota di medicina degli indiani d'America che io studiai a suo tempo, mi sento molto connessa a quel tipo di sciamanesimo. Mm. Ok, allora andiamo a vedere adesso. Cosa ci raccontano questi splendidi tarocchi di Pulp Tarot? Vediamo per ogni giorno della settimana. Questa pratica che vi ho detto la potete fare al tramonto, va bene? Oppure durante il giorno, basta che vi rivolgete a ovest. Ok. Vediamo. L'Ovest è la fiducia nel femmineo, nel divino femminile, nella notte, nel buio, nell'invisibile. Ecco perché l'esortazione, il rito di cui ci stiamo riappropriando è fondamentale per radicare in noi il potere. Ok. Allora, vediamo. Vediamo. Settimana dal 25 al 1° dicembre. 25 novembre, 1° dicembre. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. Non c'entrano tutte, ragazzi, aspetta. Devo togliere i miei oracoli, li metto qua. E domenica. Vedete così? Vedete, sono un po' più grandi. Ok, allora vediamo che fondo mazzo abbiamo. Cosa ci raccontano? King of Wands, what? Re di bastoni abbiamo qua sotto. Beh, tutto questo rosso mi parla di primo chakra, radicamento. Va bene, questa è un'altra informazione che vi darò durante il corso della lettura se necessario. Allora, re di bastoni, regina di denari, 6 di spade, la torre. State andando verso qualcuno o qualcuno è in arrivo verso di voi. Qua è successo qualcosa, la torre, un cambio c'è stato che ha portato a un allontanamento o a una separazione o a un fluire verso maggiore stabilità per te che stai guardando, anche se sei uomo, o a rivendicare qualcosa, qualche stabilità o qualcosa a qualcuno. O qualcuno viene verso di te o tu stai rivendicando qualcosa a qualcuno. Vediamo che succede, Vediamo. Allora, questa mettiamo qua, non c'entra, mettiamo qua. Vediamo. Allora, lunedì, cosa accade il lunedì? Asso di coppe. C'è un asso di coppe il lunedì. Lunedì vedo un risveglio spirituale magnifico per te. L'asso di coppe è più che essere, prima di essere la condivisione con l'altro, è sia il rinnovo di una relazione, l'inizio di una nuova relazione, storia d'amore, o il rinnovo della stessa, oppure un nuovo amore, oppure è un risveglio spirituale tuo, colma d'amore o colmo d'amore dentro di te, proprio un risveglio spirituale, vedo il lunedì. Vediamo il martedì, poi li chiariamo con i miei tarocchi. Martedì. La forza, bellissima, qua abbiamo la forza, il martedì ti vedo coraggiosa o coraggioso, ti vedo animato da un coraggio senza precedenti, direi, perché preceduto dall'asso di coppe, un coraggio che viene dal cuore, ti vedo con il cuore aperto già nei primi giorni della settimana. E mi parla del recupero di qualcosa, del non arrenderti anche rispetto a qualcosa, di continuare ad avere questo coraggio che ti anima dal cuore per superare i tuoi limiti, le tue paure, i tuoi attaccamenti, perché sei abitata da questo leone, o abitato da questo leone il coraggio, il martedì. Poi vediamo di che si tratta con i miei tarocchi. Mi può parlare anche di una persona che si sforza a rinnovare un rapporto, però dipende dai casi. Vediamo il mercoledì cosa accade. 7 di coppe,
Il mercoledì vedo qua che si aprono delle nuove prospettive, si aprono delle prospettive, il 7 di coppe mi parla di opportunità, di opzioni, di opportunità, opportunità che ti muovono a livello emozionale. Mi può parlare anche di un po' di confusione, dipende dagli ambiti però, no? Dipende adesso quando mettiamo i mini tarocchi. Però si aprono delle possibilità il mercoledì e questo può darti su vari fronti. Il 7 di coppe sono vari fronti aperti e questo ti può mettere nella posizione di dover prendere una decisione rispetto a vari ambiti della tua vita il mercoledì. Vediamo il giovedì cosa accade. Questo è 3 di denari il giovedì, ti vedo al lavoro, ti vedo conseguire anche delle ottime strategie in ambito lavorativo il giovedì. E se tra questi fronti aperti il mercoledì dovevi prendere una decisione rispetto a qualcosa, vedo che il giovedì ci saranno delle cooperazioni a livello lavorativo con qualcuno, fare dei piani insieme sul profilo lavorativo, quindi riesci perfettamente a cooperare, a prendere le decisioni giuste. Vediamo il giovedì, scusami, il venerdì. Il venerdì ti vedo un po' stressata, c'è il 2 di spade, non stressata, ho stressato, come una settimana molto forte qua, molto produttiva, molto emozionante. Il venerdì puoi avere una scelta da fare, ti trovo un po' in dubbio su che scelta fare su qualcosa, col 2 di spade. Che faccio, che non faccio, un po' riflessivo, un po' di mente. Vediamo il sabato che succede. Asso di spade, asso di spade. Qua il sabato abbiamo comunicazioni, nuovi inizi che partono da comunicazioni. Poi vediamo di che si tratta. Vediamo la domenica. L'appeso. La domenica ti vedo con la necessità di fermarti un po'. La domenica c'è un fermo di qualcosa e anche la necessità di riposare un po', mi insegna l'appeso, no? L'appeso si ferma per cercare di cambiare la sua posizione o prospettiva rispetto agli eventi della sua vita, più eventi, a più situazioni. Diciamo che la domenica è un momento in cui l'appeso ti chiede di riposare, di fermarti, di cambiare prospettiva rispetto alle cose. L'appeso è la carta del trascendentalista nel periodo del Kali Yuga fondamentalmente, cioè colui che va controcorrente, contro la morale comune, contro i sistemi di valori del sistema. E quindi la domenica ti viene chiesto di ribaltare la visione rispetto a delle questioni. Adesso poi andiamo a vedere come, perché vedo una situazione di fermo la domenica, ok? Tutto sommato è una bellissima settimana. Questa carta del domani, la risposta è nel futuro rispetto a vari ambiti della tua vita, tant'è che l'appeso è proprio quel cambio di prospettiva che ti arriva grazie anche all'approccio che ti ho suggerito di fare. Procedi con fiducia, ti dicono, e la fiducia ti arriva cambiando prospettiva rispetto a una mente che può farti venire dei dubbi su varie situazioni in questa settimana. Adesso con i mini tarocchi andiamo a vedere di che cosa stanno parlando. Ok. Vediamo il lunedì con questo bellissimo asso di coppe. Lunedì asso di coppe. Forse ragazze, però se metto queste qua sopra è un po' meglio, diciamo, così. Anche un po' per me è meglio. Allora, vediamo. Allora, vediamo. Asso di coppe, lunedì. Cosa accade il lunedì? Perché l'asso di coppe? Cosa accade? Regina di denari l'avevamo anche nel fondo mazzo. Regina di denari. 4 di coppe. Asso di coppe. Guarda, di nuovo l'asso di coppe. Mi dicono che puoi essere stata un po' scontenta sul profilo emozionale, non tanto su quello lavorativo, ti vedo stare bene in equilibrio qui, però ti vedo un po' scontenta sul profilo emozionale. O una persona che
dato troppo caso, non ti ha fatto caso, o una persona, oppure hai rifiutato delle opzioni e adesso ti sei aperta al nuovo, ti puoi aprire questa settimana al nuovo, c'è una persona nuova, l'asso di coppe, quindi cogli la coppa che ti viene offerta, mi spiego, c'è un rinnovo di una situazione che tu prendi con calma, scegli di aprirti a questa opportunità, ecco, procedi con fiducia, ricordiamo, no? Se sei stata un po' insoddisfatta di una situazione emozionale tua, amorosa o con qualcuno rispetto all'amore, qua c'è un'opportunità da cogliere, mi dicono. E anche un risveglio emozionale tuo, grazie anche a una sensazione di down emozionale, che non è il down del 5 di coppe, è un po' una noia a livello emozionale, o può essere anche il rinnovo di una relazione con qualcuno, da che magari la situazione era statica, ok? Vediamo la forza di cosa ci racconta la forza il martedì. Il martedì con la forza, cosa accade il martedì? La regina di coppe, sì, recuperi le tue energie, anche la voglia di fluire, 8 di spade, 2 di denari. Allora, qua c'è la voglia di recuperare le tue energie il martedì. Ti posso vedere un po' di agonia mentale su come gestire più cose, magari amore e lavoro, o avere dei dubbi su come gestire, a cosa dare la priorità, va bene? Un po' di dubbi a cosa dare la priorità. Amore, circostanze sentimentali o lavoro. Vedo che ce la farai con la forza, insomma, ok? Qua il cavaliere di bastoni, vediamo perché due di denari. Cavaliere di spade. Arriva una persona che ti parla all'improvviso, o vedo un po' di tensione su come gestire l'amore, lavoro o su che decisione prendere rispetto a qualcuno che ti parla o ti comunica. C'è come un po' un'incapacità a lasciarsi fluire, ma poi la forza mi parla del ok, recupero le mie energie e mi porto a far fluire, mi spiego, e anche la necessità di qualcuno di recuperare il rapporto con te, 7 di bastoni, vedi da che tu puoi aver messo un po' di limiti e non sapere cosa pensare, cosa fare rispetto a qualcuno. Ok, vediamo, però la forza mi parla di un recupero tuo di energie, anche lucidità. Il 7 di coppe, il mercoledì, mettiamo questo così, mercoledì 7 di coppe, mercoledì 7 di coppe, asso di bastoni, 7 di bastoni e la forza. Guarda, ti vedo impegnata su più fronti, su più cose da fare il mercoledì, pensare a più cose, avere diciamo queste opportunità che si aprono davanti a te o pensare a più cose contemporaneamente e vedo che avrai la forza di gestire più opportunità, più opzioni, nel senso lavoro, casa, famiglia, mi spiego, questo è il senso. L'asso di bastoni parla di nuove opportunità che ci saranno e questo possono portarti un po' in confusione, tanto da dire adesso no, come mi gestisco queste cose. Però il 7 di bastoni con la forza rispetto a varie opportunità mi sta raccontando il fatto che tu combatti con forza per tenere duro, cioè per tenere duro rispetto alle decisioni da prendere su più fronti e vedo che ce la farai con la forza, d'accordo? 6 di bastoni, la vinci, vedo che c'è una grande forza in te, una grande fede e fiducia. Vediamo adesso cosa accade il giovedì con il 3 di denari. 3 di denari il giovedì, cosa accade il giovedì con il 3 di denari? 10 di bastoni, il mondo. E il 9 di denari, perfetto equilibrio psicofisico e soprattutto per quanto riguarda il lavoro, denaro, collaborazioni, delle situazioni che si chiude una tappa di pesantezza legata al lavoro. Pesantezza legata al lavoro, pesantezza legata, si chiude una tappa legata all'incapacità di venirsi incontro, di intendersi, perché vedo che raggiungi dei successi importanti il giovedì sul profilo lavorativo, 9 di denari, 3 di denari, va bene? Ok. Cooperazioni, soluzioni, aiuti, sì. Vediamo il venerdì cosa accade.
2 di spade. Cosa accade il venerdì? Perché abbiamo questa 2 di spade? Cosa accade il venerdì? 3 di denari, 7 di denari, il matto. Allora, io qua vedo che si creano delle nuove collaborazioni a livello lavorativo, qualche nuovo incontro, qualche cosa che ha a che fare col lavoro. Cioè qua vedo cooperazioni col 3 di denari, l'avevamo già visto. 7 di denari, nuovi investimenti in queste cooperazioni, oppure parlerai con qualcuno, quindi ci sono nuovi investimenti anche a livello di persone, tra persone, o rispetto a dei nuovi progetti. Un po' di, come dire, siccome questo è qualcosa di nuovo che capita, che arriva per te, questa cosa può darti un po' da pensare. Il matto mi parla di una nuova tappa che si apre, soprattutto la tappa della fede rispetto a quello che vai a investire il giovedì. Cioè fai delle cose il giovedì, va bene? Si chiude una tappa pesante, ti vedo bene a livello lavorativo, psicofisico. Ecco, che succede il venerdì? Che potresti avere un po' di dubbi su quello che è il futuro. Mi spiego? Il futuro è incerto, dice il matto, no? Tu abbi fede su quello che stai seminando, soprattutto su quello che farai il giovedì, perché vedo che ci pensi. La risposta è nel domani, procedi con fiducia, ti diceva questa carta, e la fede è proprio la carta del matto. Procedi con fiducia dove? Nell'attesa dei frutti del tuo lavoro, ok? Quindi procedi con fiducia, non farti prendere dalla mente, questo è il senso. Ok, vediamo, spostiamolo un po' così. Cosa accade il sabato? Asso di spade, che è anche una chiarezza mentale, no? L'asso di spade, il saper procedere con chiarezza mentale, chiarezza di intenti. Vediamo l'asso di spade, cosa accade il sabato, scusami. Asso di spade, cosa accade il sabato? Eccolo, qua c'è il re di bastoni l'avevamo qua. C'è una persona che ti parla. La luna, la torre. Allora, qua c'è una persona che ti parla, che ti racconta qualcosa che era nascosto. Non so chi sia. Paggio di coppe, il sole, forse parla d'amore qua. Comunque qua il sabato vedo asso di spade, c'è una chiarezza di rispetto a qualcosa che viene fuori il sabato, da parte di qualcuno. Qualcuno ti parla, fa venire fuori quello che era nascosto. La luna nascosto, la torre, viene fuori qualcosa che può rompere certi equilibri. Però siccome abbiamo chiesto la specifica sull'asso di spade, è una chiarezza che arriva, un nuovo inizio rispetto a qualcosa che esce o che è già uscito fuori, che ha rotto degli equilibri necessariamente che si dovevano rompere. Ok. Di cosa mi parla di nuovo l'asso di spade? Vediamo a cosa porta l'asso di spade. A cosa porta l'asso di spade? A cosa porta l'asso di spade? All'asso di spade, una chiarezza, un nuovo inizio, un'opportunità. La ruota, al carro. Guarda, il destino gira dalla tua parte a tuo favore. Una chiamata, una telefonata, una comunicazione che porta a un cambio, la ruota, un cambio che mi parla, un cambio del destino, un cambio fortunato per te, che mi parla del carro, avanzamento, può essere anche uno spostamento di natura lavorativa, oppure ti fanno la comunicazione che devi spostarti a livello lavorativo e qua la domenica c'è un certo fermo, quindi procedi con fiducia, mi spiego? Successo dalla tua parte che porta avanzamento. Devo parlare di diverse cose, 5 di bastoni, 2 di coppe, o qualcuno che si trasferisce, e parliamo d'amore, si trasferisce da te, fatto sta che queste sono comunicazioni che parlano di inizi a tuo favore. Vediamo questo appeso, la domenica, cosa accade la domenica? Cosa accade la domenica? L'appeso, imperatore, asso di denari.
10 di coppe. Allora, stai aspettando un'opportunità di lavoro o per ricongiungerti alla famiglia o qualcosa che farà felice anche la tua famiglia, o qualcosa che farà felice te. Un po' di attesa perché l'opportunità c'è. O qualcuno che si deve spostare nei tuoi confronti, si sposta per lavoro. Mi spiego, qua stiamo attendendo qualcosa che comunque è qualcosa di certo che arriva, perché sono uscite le carte certe. E la prima carta, ricordati che era nel domani c'è la risposta, va bene? Procedi con fiducia. Probabilmente ricevi la notizia che qualcuno si trasferisce dove stai tu, però è necessario un po' attendere. Tu nel frattempo la domenica cambi prospettiva rispetto a vari eventi. Io qua vedo un'opportunità di lavoro bellissima e ti darà tanta felicità, o a te o a una persona tua di interesse. Qua vedo delle strategie portate a buon fine, però l'appeso mi dice che c'è un po' da attendere ancora su questo, però non vedo che sia una cosa difficile, insomma. Sì. Cambio di prospettiva rispetto a diverse cose. Fammi vedere, siccome voglio mettere un'altra carta sull'amore, qua. Amore in questa settimana. Amore fatale. Qua c'è un innamoramento fatale. E lo diceva già con l'asso di coppe qua. C'è un amore fatale per te qua. Ed è questa persona qui. Cioè, quest'asso di coppe qui o c'è un amore fatale da qualche parte. Ce l'hanno descritto con l'asso di coppe. Qui o ti innamorerai all'improvviso o c'è già questo amore, c'è questo re di bastoni, può essere anche una donna, eh. Qua abbiamo l'amore platonico, il conversare, il parlare, l'immaginare l'uno con l'altra. Ok. Vediamo, vediamo a livello con le mie carte, con i miei oracoli, lui, lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Questo amore fatale, cosa ci racconta? Il tuo sposo celeste che si incarna in questo amore fatale, e vediamo cosa ti confesserà o qual è il succo di questo incontro o di questo amore che già c'è. Vediamo. Sei bellissima. Qua c'è un incontro fatale per te, qualcuno a cui folgorerai completamente il cuore. Cos'altro? Sono sempre accanto a te, sì, qualcuno che è sempre accanto a te, anche se non lo vedi. Cos'altro? Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Qua c'è una persona che si innamora di te follemente o si è innamorata di te follemente, è sempre accanto a te e grazie a questo amore questa persona diventa migliore. Si diventa migliore, questo amore fatale può essere già accaduto, ovviamente il tempo non esiste, noi poi siamo a migliaia. È una persona perché l'amore è ciò che ti fa migliorare, che poi non significa cambiare. Noi utilizziamo queste parole proprio perché abbiamo queste parole. Ma quando riscopri l'amore dentro di te, grazie magari all'innesco delle dinamiche della vita, che può essere una persona piuttosto che un'altra, per forza migliori, ma non è che migliori, germoglia il seme che era dentro di te. L'amor che muove il sole e le altre stelle, diceva Dante, no? Quindi è l'amore che fa muovere tutto. Sì. Voglio vedere adesso. Questa settimana io ti dico, c'è un risveglio spirituale molto potente per te. Questo risveglio spirituale ti porta a cambiare prospettiva nell'approccio alla vita e diciamo il modus principale, diciamo la linea guida principale ce lo dà l'arcano, ce lo dà questo oracolo qua, procedi con fiducia e cambia la prospettiva rispetto alla vita, quindi rispetto a quello che ti accade nella realtà fenomenica che i tarocchi ci hanno descritto, la linea principale in questa settimana è: procedi con fiducia, la risposta è nel futuro, quindi non farti prendere da ansie mentali, cambia prospettiva come ci insegna l'appeso e soprattutto tieni fede a quell'apertura di cuore che ti anima, che ti fa sentire tutte le istanze e gli spiriti che ti abitano. Ok? Voglio vedere adesso con queste altre carte, anzi, come andare incontro a questa fede in questa settimana con l'oracolo della magia.
La pozione, ricorda di praticare il tuo amor proprio. Allora, qua c'è una ragazza bruja, strega, e chi è? Siamo noi, nel senso, ehm, la sciamana, lo sciamano, il trascendentalista, che prepara delle pozioni. Quindi in questa settimana fate le pratiche che vi suggerisco sempre. La pratica, quella dell'orso nero in questo caso che vi ho accennato oggi, ma tanto vi è arrivata a livello intuitivo, e anche quello che vi ho suggerito di dire, la pratica del rito degli antenati, dedicare i meriti, fare dei rituali, accendere una candela, magari abbiamo il 1° dicembre è luna nuova, quindi magari accendere una candela, fare le vostre pratiche, le vostre meditazioni, anche quelle che vi ho messo sul canale, per radicare in voi quella sensazione di forza e di potere, questa forza qui, che viene dalla notte dei tempi ed è in voi, bisogna invocarle le forze per sentirle. Fate la preghiera, la potente preghiera sciamanica, radicatevi a quelle istanze, d'accordo? Ok. Cos'altro ci raccontano? Vediamo queste altre per concludere. Flessibilità. Sì, la flessibilità è un po' come non irrigidirti, non essere rigido, rigido, sii flessibile, sii... Qua c'è una persona che fa yoga, bellissimo. Se fate pratiche di yoga, concentrate l'attenzione nel dedicare i meriti a chi ne ha bisogno o ai vostri avi, ai vostri antenati, come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 8. Siate flessibili, no? La vita non rigida, non rigidi. È tempo di andare, qua arriva un cambio, qualcuno viene da voi o voi andate via rispetto a delle situazioni che non sussistono nella vostra evoluzione. E qua vedo una grande pace in questa settimana. Qua mi parla molto di qualcuno che viene verso di voi, va bene? O che in arrivo verso di voi. Però vi dicono portate la pace, di nuovo abbiamo un uovo qua. L'uovo è la gestazione, no? La risposta nel futuro, procedi con fiducia, è proprio questa carta qui, lascia la zona comfort, procedi con fiducia, sii flessibile verso te stessa e te stesso e le emozioni che avrai durante questa settimana, perché sono funzionali affinché tu vada a praticare questo tuo risveglio spirituale, ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, bellissima stesa, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!